Allora, sapete che io raramente mi arrabbio e faccio polemica, però il fatto che l'Inter sia a +9 in campionato e stia viaggiando, con entusiasmo e con merito verso il tricolore, secondo me sta facendo passare un po' in sordina una cosa molto grave, anzi direi veramente inaccettabile. I nerazzurri nell'ultimo periodo, nell'ultimo mese, hanno affrontato Como, Roma, Fiorentina, Atalanta e Milan e in 4 di queste 5 partite hanno subito errori arbitrali molto, molto gravi che hanno di fatto complicato e condizionato il percorso. Non a caso infatti l'Inter prima della sosta era riuscita a conquistare, a guadagnare soltanto, 2 punti in 3 partite, sì per delle prestazioni non convincenti, però sicuramente anche per, l'influenza di quelle che sono state delle scelte arbitrali molto, molto, discutibili. L'AIA in realtà ne ha riconosciuto finora soltanto un errore a sfavore dell'Inter e sto parlando del fallo di Scalvini, su Frattesi, ma attendiamo ovviamente anche di sapere, che cosa ne pensano dello scandaloso calcio di rigore assegnato al Como, che in questo momento magari, appunto ne stiamo parlando meno perché non ha, di fatto condizionato il risultato, ma se non fosse insomma, se l'Inter non si fosse messa nella condizione di trovare un ampio vantaggio contro i lariani, sicuramente oggi staremmo parlando di qualcosa di ben diverso. E proprio dopo la partita di Como mi sono imbattuta, in diverse cose che voglio commentare con voi in questo nuovo episodio. Quindi ben ritrovati a tutti, amiche e amici nerazzurri, qui su Passione Inter. Come ogni giorno, siamo qui insomma per un approfondimento. In questo caso sarà un po' più uno sfogo, se vogliamo. Io vi invito anzi a lasciare un mi piace a questo contenuto, iscrivervi ai nostri canali e poi ad unirvi alla famiglia del club di Passione Inter, passioneinter.club, con tanti nerazzurri da tutto il mondo, nel quale tra l'altro c'è proprio una sezione dedicata a quelli che sono gli errori arbitrali, quindi si discute anche spesso di questi temi, perché se non lo facciamo noi, in pochi lo fanno. Tra l'altro io sto parlando delle ultime partite, vi ho citato le ultime 5 partite, però c'è anche da dire che nel corso di questo campionato di errori ne sono stati fatti e alcuni sono stati appunto anche riconosciuti dall'AIA, in particolare il rigore, ce lo ricordiamo, di Di Lorenzo, con fallo presunto fallo di Mkhitaryan in Napoli-Inter, quindi scontro diretto, scontro scudetto anche ai tempi, quindi molto, pesante, errore pesante. Più Esposito in Inter-Fiorentina e poi appunto l'ultimissimo, come vi ho già detto, quello di Scalvini su Frattesi in Inter-Atalanta. Quindi 3 errori di fatto riconosciuti, dall'AIA. L'unico invece riconosciuto a favore è stato ovviamente quello dell'espulsione di Kalulu per il presunto fallo di Bastoni in Inter-Juve, su cui però il VAR non poteva intervenire a differenza degli altri 3, quindi anche questo va sottolineato. E allora io, volevo condividervi questa schermata perché appunto, come vi dicevo, ieri mi sono imbattuta in questo post, di Sport Mediaset che giustamente, ci dice che l'Inter da Riccia Bonny in questo mese, ha subito diversi errori arbitrali, anzi 1 mese di errori arbitrali e 5 punti persi, che è un po' quello che vi stavo dicendo io all'inizio, con nello specifico Milan-Inter, mano di Ricci, ce lo ricordiamo, Inter-Atalanta l'abbiamo già citato, Fiorentina-Inter anche qui il mani di Pongracic e poi l'ultimissimo il rigore di Bonni, insomma il fallo non fallo anzi di Bonni su Nico Pass. Ma piuttosto che guardare a quello che è l'elenco dei appunto degli episodi che vi ho già citato, diciamo che mi hanno fatto sorridere un po' i commenti, perché diversi interisti giustamente hanno sottolineato cose effettive, cioè ad esempio, questo nerazzurro scrive: "Lo scudetto sarebbe finito a marzo". Ecco, probabilmente con quelli che abbiamo citato prima, riconosciuti dall'AIA anche negli scontri diretti e gli ultimissimi, se facessimo dei calcoli, secondo me sicuramente ci troveremo in una situazione ben diversa, nonostante ad oggi l'Inter è comunque a +9, quindi questo va sottolineato. E un altro, che secondo me è quello che raccoglie un po', la chiave di questo discorso, dice: "Adesso lo scrivete, non ci servite più, siamo soli contro tutti". Questo è un po' il concetto che io volevo far passare anche in questo contenuto, perché come dicevo parlarne adesso
sicuramente ha un peso diverso perché, per diverse settimane noi interisti, noi insomma canali interisti abbiamo cercato di spingere e di far notare ogni volta quanto ci fossero delle situazioni a sfavore dell'Inter, però in giro non se ne è parlato quanto avremmo voluto e abbiamo anche sottolineato, la cosa. Farlo oggi onestamente ha un peso diverso nel momento in cui l'Inter meritatamente, si è piazzata a +9 sulla seconda e sta scrivendo il proprio destino nonostante i torti arbitrali. Però c'è anche da dire che visto che abbiamo la possibilità di esporci, di fare anche un po' da megafono per tutti gli interisti, c'è da dire che reduci da una stagione nella quale l'Inter ha perso uno scudetto per un punto di distacco, in una stagione appunto nella quale abbiamo subito tanti torti arbitrali, vedere un replay anche in questa stagione onestamente mi lascia molto perplessa anche in ottica, futura, considerando che appunto ad oggi ci siamo per fortuna posti nella condizione di non farci, condizionare, scusate la ripetizione, da quello che sta succedendo e da quelle che sono le decisioni. Ma ribadisco, se l'Inter non fosse oggi a +9 staremmo parlando di tutt'altro. Se l'Inter con il Como non si fosse portata in vantaggio, di 2 gol e quel rigore fosse arrivato magari in una situazione di pareggio, staremmo parlando di tutt'altro. Purtroppo la direzione è questa e io non vedo l'ora oggi di ascoltare Open VAR per cercare di, capire com'è possibile che, dei professionisti che sono chiamati ad intervenire su determinati episodi, e faccio appunto riferimento all'ultima partita contro il Como, si rendano conto che un'azione e un fallo, presunto fallo, non è all'esterno dell'area, ma all'interno dell'area, ma non si rendono conto che quello non è un fallo. Cioè mi pongo delle domande alle quali onestamente faccio anche molta, fatica a trovare delle risposte. Quindi volevo sottolineare con molta polemica questa tendenza che non mi sta piacendo per nulla, detto poi che appunto per fortuna non c'è bisogno di alimentarla e di esasperarla perché l'Inter in questo momento sta, insomma viaggiando a ritmi importantissimi e, siamo, non condizionati, ecco, da queste situazioni, però vanno sottolineate. Tra l'altro sono state, sottolineate anche ieri da Marotta che, ha parlato in occasione dell'assemblea di Lega. In realtà Marotta come sempre ha utilizzato la sua comunicazione molto, cauta e istituzionale, però ha sottolineato il fatto che, con il Como non era rigore. Il presidente ha detto: "Tutti hanno evidenziato che non era rigore, è evidente che non siamo tanto risentiti perché abbiamo vinto, ma immaginate se quel rigore avesse portato ad un esito diverso, saremmo qui a recriminare, ma fa parte di una serie di errori che ogni tanto capitano durante la stagione, in questo momento si verificano spesso, però spero spinga, a fare delle riflessioni per trovare una simbiosi tra il protocollo VAR e l'arbitro centrale. Qui non è solo una questione di protocollo secondo me, è proprio una questione di decisioni, perché ribadisco l'arbitro il VAR anzi in occasione del contatto tra Bonnì e Nico Pass è intervenuto di fatto, semplicemente non ha visto e non so come non abbia visto che quello, non era fallo. Quindi è un discorso che secondo me va oltre il protocollo ed è per questo che è ancora più grave e bisogna appunto, prendere cioè andare verso una direzione perché altrimenti così, non so cosa ci spetterà anche nei prossimi anni. Sul discorso di Marotta sono d'accordo sulla prima parte, ovviamente avendo vinto la partita, ne stiamo parlando un po' più con morbidezza, se fosse andata diversamente, come ho già detto, non so che cosa sarebbe successo. Detto poi che il fatto di dire: "Sono errori che ogni tanto capitano" è proprio una classica dichiarazione alla Marotta, perché capitano, ma non dovrebbero capitare. Il discorso della compensazione secondo me non esiste, cioè non può esserci compensazione, soprattutto l'Inter in questa stagione non penso che sia stata praticamente mai compensata, se non con appunto quell'episodio di Kalulu e i fatti parlano in questo senso. Quindi anzi, tra l'altro l'episodio con il Como è avvenuto in una giornata nella quale sponda Napoli abbiamo visto anche, ecco, un altro episodio molto, molto, molto dubbio per non esagerare. Al di là però delle polemiche, al di là del discorso relativo agli errori arbitrali, voglio sottolineare e continuare a sottolineare il fatto che però l'Inter in questo momento sta viaggiando veramente a ritmi importantissimi verso lo scudetto. Stamattina Gazzetta ha fatto un po' il punto per, ehm,
calcolare quanto manca insomma al tricolore, per appunto la matematica, ecco, la matematica per arrivare al tricolore, a questo 21° scudetto. Si legge: "Per essere al riparo da ogni sorpresa, l'Inter dovrebbe conquistare 10 punti nelle prossime 6 giornate. A quota 85 sarebbero irraggiungibili, anche se il Napoli dovesse azzeccare il filotto perfetto." Quindi nel caso in cui il Napoli dovesse fare tutti i risultati utili, poi l'Inter, se dovesse arrivare appunto a questi dovesse conquistare questi 10 punti, non ce n'è per nessuno ragazzi. Quindi volevo giusto farvi venire un po' di così, di brividino dietro la schiena all'idea, del fatto che l'Inter si sta veramente incamminando verso questo scudetto dell'Inter e scudetto di Chivu, che ha riportato a galla questa Inter dopo una stagione purtroppo fallimentare e molto, deludente con Inzaghi, che per quanto mi riguarda avrebbe meritato un finale magari diverso e più positivo con l'Inter. Purtroppo non è stato così. Ehm, Però ci siamo, ecco, risollevati e stiamo vivendo delle nuove emozioni molto positive. A proposito di Inzaghi, volevo condividere con voi la polemica che si è scatenata, dopo la partita di ieri sera, perché Inzaghi è al centro del praticamente del fuoco arabo, se così si può dire, perché è stato criticato ed è molto criticato dai tifosi dell'Al-Hilal per l'eliminazione dalla Champions League asiatica, tra l'altro eliminato, da un altro allenatore italiano, Roberto Mancini, che appunto è tecnico dell'Al Sadd. Questa eliminazione diciamo che ha condizionato molto, ecco, anche il parere nei confronti dell'ex tecnico nerazzurro, che era già un po' al centro della tempesta per via dei risultati in campionato, ma non risultati negativi in termini effettivi, perché Inzaghi ha perso una sola partita, con l'Al-Hilal in campionato, ma per un discorso di punti, perché nonostante questo Inzaghi in un momento della stagione da +7 era passato a -3 in classifica, cedendo la vetta, cedendo il primato alla prima rivale che è l'Al Nassr. Quindi già in quel momento era finito al centro delle polemiche. Dopo l'eliminazione appunto dalla Champions, di ieri sera, i tifosi si sono totalmente scatenati nei suoi confronti. Qualcuno lo definisce impreparato, qualcuno scrive: "Vattene", altri commenti molto, molto forti, ve ne cito alcuni. Scrivono: "Dovete esonerare Inzaghi immediatamente, sta causando disastri all'Al-Hilal, sta facendo sembrare l'Al-Hilal una squadra piccola, anche se è il club più grande dell'Asia. Inzaghi non è un vero allenatore, il suo unico compito sembra essere semplicemente raccogliere la palla", scrive un utente. Un altro aggiunge: "Inzaghi è il responsabile della sconfitta dell'Al-Hilal di oggi, la sua squadra è in vantaggio, eppure lui resta in silenzio, incapace di chiudere gli spazi o mantenere il vantaggio, lasciando la squadra con una partita aperta. Che tipo di allenatore brillante e intelligente è questo?" Insomma, ve ne ho citati un paio, ma, c'è un clima molto, così, non positivo intorno a Simone Inzaghi, che rischia, insomma, anche nella parentesi araba di fallire, ora al di là del discorso Champions, di fallire, lo scudetto. Quindi poi si apriranno discorsi eventuali sul suo futuro, considerando che appunto anche a febbraio si parlava già di esonero dopo il sorpasso dell'Al Nassr. Sono curiosa di sapere anche un po' la vostra su questo discorso. A me onestamente dispiace per Inzaghi, nel senso che non tifo per il fatto che fallisca. Ha fatto la sua scelta, probabilmente, ribadisco, poteva, terminare in un altro modo il rapporto con l'Inter, però ecco, quello che mi fa riflettere è l'analogia, no, l'analogia con quello che è successo all'Inter, del fatto che, ti trovi, no, in una posizione di vantaggio, perdi quella posizione lì, poi ovviamente ci sono 1000 fattori che incidono, però so che questo aprirà delle riflessioni, ecco. Vi aspetto nei commenti perché ho raccolto tanti argomenti e voglio sapere anche la vostra, se siete indignati un po', come me, per il discorso arbitrale, o se siete più concentrati appunto su quello che l'Inter dovrà fare nelle prossime giornate per conquistare il tricolore. Poi tutti gli argomenti e tutti i discorsi li approfondiremo anche nella diretta di oggi delle 19:30. Vi aspetto nei commenti, mi raccomando, click su mi piace a questo contenuto, iscrizione al canale di Passione Inter. Nel frattempo io vi lascio con un contenuto al link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast. Se invece ci state seguendo su YouTube, vi basta cliccare qui.